Itinerario a Venezia, Sestiere di San Marco, da San Filippo e Giacomo a San Bortolomeo. Benvenuti in questo nuovo video in cui faremo una passeggiata che io faccio giornalmente e vi mostrerò delle curiosità e luoghi di interesse da Campo San Filippo e Giacomo a San Bortolomeo. Partiamo quindi da San Filippo e Giacomo, in cui avrete un'ottima pizzeria all'Acciughetta e alcuni ottimi baccari in cui fare l'aperitivo e mangiare qualcosa, come il Magna Bevi e Tasi, il Bar Verde e il Vecchio Penasa. Oltre a un bagno pubblico, cosa molto rara a Venezia, si può trovare anche in Calle degli Albanesi una pasticceria delle più famose e più buone, Bonifacio, di cui vi ho già ampiamente parlato. Ma siamo ancora nel Sestiere di Castello, al confine con quello di San Marco. Per passare il confine dobbiamo andare al Ponte della Canonica sopra il rio omonimo. Da qua, oltre a esserci uno stazio delle gondole per farsi un giretto, si può osservare il mitico Ponte dei Sospiri, che va dal retro del Palazzo Ducale alle carceri, da cui Casanova riuscì a scappare dal tetto. Proseguendo, cominceremo ad entrare nel centro di San Marco. Infatti, a due passi, alla fine della Calle Larga San Marco, avremo la piazzetta dei Leoncini, il Palazzo Ducale e tutto il resto, ma non è la nostra meta. Quindi, dopo aver visto un'altra pizzeria a prezzi modici, il Rosso Pomodoro, e alcuni ristoranti per turisti, vi ricordo che siamo nel centro della città, prenderemo una calle a destra, Calle degli Specchieri. Qui, dopo alcuni bar e hotel, tra cui il Panada, avremo uno dei ristoranti più rinomati della città, il Do Forni, che prima o poi vi porterò sul canale. Dopo aver guardato il Do Forni e la sua bellezza, fuori è molto bello, chissà come sarà dentro, avremo una pizzeria Mille Gourmet a Venezia, che vi ho già citato sul video delle migliori pizzerie della città, che vi linko in alto a destra. Subito dopo la pizzeria arriveremo ad un incrocio. Noi dovremo proseguire dritti, ma prima di proseguire dovremo dare un'occhiata a destra, in cui c'è il campo della guerra, campo chiamato così perché nel passato c'era uno dei ponti in cui si scontravano i Nicolotti e Castellani, di cui vi ho già parlato, ma soprattutto c'è un cippo portabandiera che ricorda tutti i caduti veneziani nelle guerre. Anche qui avrete uno stazio delle gondole se volete fare un giro. Proseguendo nella nostra strada avremo una delle corti di cui vi ho già parlato e vi metto il link in alto a destra. Dopo il sottoportico primo locatello avremo la corte omonima, con il suo pozzo, la sua scalinata e un ristorante che propone dei tavoli all'aperto. Per uscire da questa faremo un altro sottoportico, dentro il quale potrete notare una curiosità. Sulla sinistra avete una serie di campanelli che hanno ognuno un nome di una barca veneziana. Sbucheremo quindi nel Ponte dei Baretteri, altro punto di interesse di cui vi ho già parlato. I baretteri erano quelli che facevano i cappelli. Da qua abbiamo un altro stazio delle gondole e nel sottoportico delle acque abbiamo una porta che conduceva ad un casin dei nobili, più importante di Venezia. Infatti potrete notare sopra il soffitto un spioncino da cui si poteva controllare chi voleva entrare e sotto il ponte la porta segreta ora murata per poter entrare di nascosto all'ombra del ponte. Dopo il sottoportico delle acque, a sinistra, continueremo verso San Salvador, in cui avremo una trattoria al Gazzettino che dovremo provare e sulla destra sempre una panoramica su un rio dove si attraccano i taxi, tipica di Venezia. Anche là vi consiglio di dargli un'occhiata. Proseguendo entreremo nelle mercerie, Marzaria in veneziano, arteria commerciale della città composta da varie calli che deve il nome al fitto susseguirsi dei negozi dei marseri che avevano la loro scuola in campo San Zulian. Sulla sinistra quindi avremo una entrata della chiesa di San Salvador, famosa per un capolavoro del Tiziano.
prima di sbucare nel campo omonimo. Se volete qualcosa della chiesa di San Salvador ho già fatto le immagini, basta fare il video, se vi interessa ve lo faccio. Sbucheremo quindi in campo San Salvador, da cui proseguendo andremo a Rialto. A sinistra avremo la direzione San Luca e Santo Stefano e sarà probabilmente uno dei prossimi video itinerario, e a destra andremo a San Bartolomeo. Qui in campo avremo l'entrata principale, la chiesa di San Salvador, e una pasticceria di cui vi ho già parlato, da Rosa Salva, in cui potete provare delle ottime pastine. A sinistra della pasticceria e a destra della chiesa di San Salvador avremo la scuola grande di San Teodoro, in cui oltre ad esserci una mostra di quadri gratis da vedere, si potrà ordinare per sentire degli ottimi concerti con orchestra. Dopo aver visto la scuola grande di San Teodoro, abbiamo finito il nostro giretto e non ci rimane altro che tornare a San Bartolomeo. Qui potrete rivedere, perché ve l'ho fatta vedere 1000 volte, il monumento dei Goldoni, la Calle della Bissa, e sappiate che siete accanto al ponte di Rialto. Una curiosità, nella farmacia Morelli in campo c'è un counter che mostra il numero dei residenti a Venezia e il crollo che ha avuto la città negli ultimi anni. Spero che il video vi sia piaciuto e ditemi se ne volete altri di questo tipo. Noi ci sentiamo al prossimo. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! Iscriviti! Iscriviti!